finalmente. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove finalmente vi posso mostrare la mia prima stampante 3D, la Creality CR10S, che mi è arrivata dopo 3 mesi con Gearbest. Tra l'altro è arrivata ben imballata e confezionata. Adesso magari vi metto un piccolo slideshow per farvi vedere come è arrivata la confezione. Questa è la stampante 3D che mi è appena arrivata, la Creality CR10S, e praticamente questa è la confezione. Io ho già fatto un po' l'unboxing, mi sono portato un po' avanti e inoltre volevo farvi vedere che te la danno anche con una bobina di PLA. Poi ovviamente anche tutti gli altri pezzi che andrò poi a montarla. E niente, così è come si presenta, quindi non abbiate paura che alla fine non rischia di arrivarvi scassata, perché è abbastanza protetta nella confezione, arriva in una scatola abbastanza grande, quindi. Inoltre vi arriva anche la chiavetta con sui driver, penso, che è una cosa comunque abbastanza bella, che non me l'aspettavo. E niente, questa è invece la base e questo alla fine è il secondo pezzo con l'alimentatore e il corpo di tutta la stampante. Poi non so per quale motivo, ma c'è dentro anche uno scotch e boh, vedrò a cosa serve. Volevo farvi vedere come però mi è arrivata che è già segnata. Si vede che magari hanno usato dei pezzi diciamo ricondizionati o magari dei pezzi vecchi, quindi non lo so. A parte che vabbè, è abbastanza industriale come tipo di prodotto, quindi non è che mi lamenti molto della cosa. E questa poi è la spatoletta che vi dicevo, che serve per staccare i pezzi dalla base una volta che avete stampato qualcosa. Comunque è più pesante di quello che mi aspettavo, cioè alla fine peserà a vista d'occhio sugli 11-12 kg, bisogna considerare anche che comunque è in ferro e in alluminio. Niente, adesso io passo all'installazione. Again. Prima di montarla vi consiglio di controllare bene il piano d'appoggio, cioè il bed, e tutti gli altri assi, per vedere se comunque hanno stretto bene le rotelline che viaggiano poi sui binari e che comunque non abbiano alcun tipo di gioco e che alla fine viaggiano bene su tutta la superficie senza che ballano in qualche punto, che comunque fanno fatica o che sono troppo strette. Insomma, assicuratevi che alla fine non ci siano pezzi che traballano, ma che comunque siano tutti abbastanza fissi. Davvero questo è un passaggio molto importante, perché se c'è qualche rotella che magari è un attimino sballato, che fa un po' di gioco, vi muove l'asse e vi compromette poi la qualità della stampa finale, e magari quando vi stampa su più strati vi sposta l'asse e di conseguenza vi viene male poi la stampa finale. Nella confezione poi ovviamente oltre alla stampante trovate anche l'alimentatore e grandissima precisazione. Fate bene attenzione al tipo di voltaggio che avete. Se siete in Italia o comunque in Europa di solito si hanno i 220 volt come tipo di corrente, mentre se siete negli Stati Uniti o in alcuni paesi bisogna metterla su 110 volt. Fate veramente attenzione a questo passaggio, perché se sbagliate questo potete friggere benissimo qualcosa. Vi arriva questo scotch praticamente, che penso che vi serva solamente per non dare l'effetto lucido sul fondo della stampa che fate, ma per lasciare un effetto un po' più omogeneo rispetto a tutti gli altri lati della stampa, perché se voi stampate direttamente sul piano, che è una specie di vetro, una specie di cristallo, il fondo praticamente della vostra stampa vi rimane poi lucido. Sicuramente di mezzo ci sarà anche la questione dell'adesione, che magari aderisce meglio sullo scotch piuttosto che sul piano. Vi arrivano anche queste strisce colorate di plastica che alla fine, come vedete, io non ho messo perché mi piace di più così la stampante, ma queste qua servono solamente per essere tagliate e poi messe come decorazione per la stampante 3D, che io alla fine non ho messo. Poi c'è il cavo USB per connettere la stampante al computer e quindi controllare anche la stampante direttamente dal PC. Allora, poi voglio ricordarvi che la mia versione è la CR10S, quindi cosa vuol dire? Che praticamente ha il doppio asse Z. Infatti la CR10 ha solo un asse Z, mentre, cioè, non è che ha un solo asse Z, praticamente ha il doppio motore per l'asse Z, cioè un motore lì in basso e un motore anche dall'altra parte lì in basso. Non so se lo vedete, è praticamente questo cilindretto e quello che c'è qua sotto che
non riesco a farvi vedere senza incastrarmi da qualche parte con le mani. Comunque se avete un budget limitato io vi consiglio di andare sulla versione CR10 e basta, che anche con un solo motore alla fine la qualità della stampa non è che cambia di così tanto, alla fine hai solo alcune migliorie con la versione CR10S. Poi su YouTube infatti trovate molti video di confronto tra la CR10 e la CR10S e da questi video qua poi potete notare benissimo come alla fine non ci sia tutto questo gran cambiamento. Ah, infatti piccola nota, ho appena visto su Gearbest che la CR10 praticamente costa sui 320 euro adesso, mentre quella che ho preso io, la CR10S, costa ben 80 euro in più, quindi 400 euro circa, a seconda dei rivenditori eccetera, no? Ma comunque adesso torniamo a noi perché volevo farvi vedere un piccolo timelapse della prima stampa che ho effettuato. Quindi vi lascio il timelapse. La prima stampa che ho fatto, che adesso che sto registrando il video l'ho già fatta, e perché la stampata è già completa, è già montata, è già finita e ci ho già fatto un po' più di stampe. Non sapevo neanche cos'era il primo file che ho stampato, quindi veramente non sapevo cosa mi aspettavo alla fine, ma sono rimasto sorpreso moltissimo dalla qualità della stampa. Cioè il modellino è bruttissimo, però alla fine la qualità della stampa è veramente impressionante. Si vedono molto bene tutti i dettagli, non ha fatto grandi sbavature, solo forse un pochettino la punta sui capelli, ma per il resto è completamente ben definito. Comunque se ve lo state chiedendo, il filamento che ho usato è praticamente il PLA che era già incluso nella confezione, questo tipo di PLA bianco da 1,75 mm di diametro. Anche se, che cazzo, cos'è che sei? Che schifo. Niente, aspettatevi molti video fatti così perché poi ho in mente tanti altri progetti, adesso poi ricomincio veramente a mettere un bel po' di video. E finalmente mi è arrivata perché volevo fare un sacco di progetti basati sulle stampe in 3D e